Ok, mi sono alzato a quest'ora. Però devo dire che c'è un'ottima spiegazione per questo e ve lo spiegherò in questo breve video. Ok, andiamo dritti al punto. Oggi volevo parlarvi di un piccolo progetto che la mia macchina ha avuto necessità di poter portare avanti, e quello è quello di poterla finire entro la fine della quarantena. Evidentemente, da quanto dicono, potrebbe anche essere l'anno prossimo, non lo sappiamo. Però volevo farvi vedere giusto 2 modifiche che ho fatto, aggiornarvi su come sta andando il gatto, ma soprattutto capire bene come andare avanti con questo vlog. Sì, scusa. Bentornati in un altro episodio del Nevischio. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato di come la nostra macchina è quasi esplosa. Ci ha salvato Spotty, grazie Spotty. Ci ha salvato soprattutto il dio denaro. In questo episodio invece parliamo quello che è successo nell'ultima edizione del Drift Matsuri, degli episodi che sono apparsi. Nella nostra giornata parleremo delle nostre tragedie, parleremo della quarantena e parleremo soprattutto dei pezzi che ho ordinato per la macchina. Nell'ultimo episodio abbiamo guardato come effettivamente la macchina è cambiata radicalmente, abbiamo cambiato praticamente tutto quello che potevamo cambiare, tranne che il motore. No, invece non è vero, ho cambiato anche quello. Abbiamo cambiato tutto, abbiamo cambiato cerchi, abbiamo cambiato assetto, abbiamo cambiato kit, abbiamo cambiato motore e abbiamo rivitalizzato la macchina un po' come si vuol dire. Detto questo, ringraziamo ancora Club Zero Garage che taggeremo nel video, e ringraziamo Spotty per l'immensa cortesia, l'immensa pazienza. Ma soprattutto adesso andremo a parlare del Drift Matsuri. Un paio di settimane dopo che avevo ritirato la macchina abbiamo fatto di tutto per poter esserci, abbiamo sacrificato molto per poter esserci, abbiamo girato molto bene, abbiamo avuto dei piccoli problemi particolari, abbiamo avuto il problema delle ventole, ci surriscaldava la macchina, ma questo semplicemente perché si era bruciato completamente il fusibile delle ventole. Abbiamo avuto un problema alle ruote anteriori, ma semplicemente perché le gomme erano andate. Voglio quella Ferrari. Allora mi fate fare il giro con la S. Vorrei dirvi di non comprare delle gomme schifose e a basso costo, perché fanno veramente cagare. Piccolo dettaglio per te. Detto questo, abbiamo messo a posto tutto, abbiamo sprecato letteralmente 3 ore. 3 hours later. Questi piccoli dilemmi, ma sono stati comunque avvolti da tanta compagnia, tantissima gente. Abbiamo rincontrato vecchie persone che non avevamo visto da tantissimo tempo, e soprattutto ci siamo divertiti, abbiamo girato, la macchina girava bene, abbiamo tirato giù il body kit nuovo di zecca, però fa niente. Ora passiamo alla parte più importante del video. La parte importante è semplicemente perché la macchina è stata rivista in un'altra maniera, ovvero abbiamo verniciato la macchina. Bombolette, spray, normalissime, niente di particolare, costano poco, trovate la Brico. Non è il nostro sponsor ufficiale, piacerebbe che lo sia, o lo fosse, non so quale due. Siamo riusciti a verniciare l'auto, siamo riusciti a verniciare il body kit, siamo riusciti a dargli una quadra finalmente. Abbiamo un'immagine della macchina come potrebbe essere e soprattutto il potenziale che ha. Detto questo, ieri notte, circa alle 3 di mattina, mi è partito lo spunto di poter finire
perlomeno la parte estetica della macchina. 2 piccole modifiche, ovvero abbiamo abbinato il lettore, abbiamo finito il kit cookie, ovvero abbiamo messo i lippini, abbiamo messo le pod che mancavano, e soprattutto abbiamo dato una giusta dritta anche dipartimento di ventole. Abbiamo ordinato lo switch per poter accendere e spegnere quando vogliamo, cosa che potrebbe essere utile anche per un futuro evento, soprattutto nel drift. Abbiamo dimenticato un piccolo particolare, abbiamo trovato anche dei badge OEM della Nissan che verranno spediti dal Giappone. Abbiamo trovato delle luci autentiche JDM della Nissan, sempre cookie, da poter mettere nel paraurti anteriore, e diciamo che adesso siamo in attesa per quanto riguarda le consegne. Una volta arrivate potremo mostrarvi per quanto riguarda il montaggio e soprattutto un piccolo segmento di do it yourself. Quindi nel frattempo rimaniamo in attesa per quanto riguarda questa quarantena che ci sta completamente soffocando, ci sta tagliando le gambe per quanto riguarda il progresso generale economico del nostro paese. Sto parlando di politica in un video di macchine. Nevada! Ok. Per quanto riguarda i pezzi, dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Ovviamente le consegne sono molto lente, attenderemo quello che c'è da attendere. Consigliamo vivamente a tutti di poter stare a casa, di dover stare a casa, in quale non dovete lavorare. Speriamo che questo piccolo video sia stato di vostro gradimento. Questo era un po' in generale un punto per quanto riguarda le modifiche che sono state fatte alla macchina, quello che abbiamo passato negli ultimi mesi. Dal giorno 41 di quarantena vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo episodio.